on my head, no I can't never go out burn. Think my shooter D went down for something cause all he do is stir. I ain't spread like the coronavirus, I stay in the earth. Keep the about the spot, I call her trying to leave her hurt. Ben ritrovati al secondo episodio di Dertona's Blackboard, il podcast sulla stagione dei bianconeri. Come sempre sono in compagnia dei miei fidi alleati, podcaster e assistenti allenatori, Jacopo Squarcina. Ciao Cesare. Ciao. Andre Vicenzutto. Ciao Cesare, ciao a tutti. Abbiamo iniziato il 2026 con una bella vittoria contro la Pallacanestro Cantù, però è un po' di tempo che non ci sentiamo su queste frequenze, diciamo, e quindi volevamo fare un po' un riepilogo di quelli che sono stati gli ultimi 2 mesi della nostra stagione. Ci eravamo salutati dopo l'ultima vittoria casalinga all'inizio di novembre contro Napoli. Era arrivata la settimana successiva un'altra vittoria in casa con Varese. C'era stato in quel frangente, in quel mese di novembre e inizio dicembre, una vittoria con Udine e 3 sconfitte, di cui 2 in trasferta. C'erano state le sconfitte in trasferta con Trieste e con la Virtus Bologna e avevamo perso in casa la prima sconfitta casalinga della nuova arena contro la Reyer Venezia. Prima di passare, ragazzi, a diciamo un periodo di feste che ci ha portato ai bei doni, perché arriviamo da 4 vittorie consecutive, volevo fare un piccolo passo indietro su quelle sconfitte, nel senso che erano state le partite chiaramente con squadre che ambiscono a piazzamenti di un certo tipo nel nostro campionato, contro corazzate direi nell'NBA. Partirei un po' da quella sconfitta casalinga con la Reyer, in cui penso che tutti abbiano sempre avuto l'impressione che fossimo in partita fino all'ultimo. La Reyer aveva prevalso, so che è un po' di tempo fa, però c'è qualche spunto ancora da quella partita o qualcosa che avevate tenuto particolarmente in mente per poi preparare le successive, te lo chiedo? Sì, sembra un'era zoologica fa, adesso vado un attimo a recuperare i ricordi. Vabbè, io quelle sconfitte, Venezia e poi Virtus, ma partendo appunto da Venezia come mi hai chiesto tu, direi che la cosa che ci siamo appuntati proprio messo lì sopra la scrivania da ricordarci è sempre il livello di fisicità a cui bisogna competere, a cui bisogna ambire, no? Dove vogliamo arrivare, certo. Perché Venezia è stata veramente una partita tosta fisicamente, una partita con tanti punti alla fine da entrambe le parti, però nei momenti importanti loro hanno messo in campo un impatto fisico tra Wilcher, Whittle, Parks, no? Lo stesso Tessitori per esempio, oltre a Orton, cioè hanno avuto tanti corpi che hanno un po' condizionato il nostro modo di giocare, quindi abbiamo preso magari soluzioni più estemporanee, meno di squadra, ci hanno spinto un po' più a metà campo, meno dentro l'area e questa è una cosa che ci siamo veramente fissati, segnati ed è una cosa che secondo me adesso stiamo facendo meglio, ma che appunto quando poi troveremo squadre importanti come quelle che verranno prossimamente dovremo essere bravi non solo, come dire, a tirar via il bigliettino e rileggerle, ma anche proprio a metterle in pratica in campo. Sì. Su quel bigliettino lasciato alla Virtus Arena invece cosa avevamo scritto? Diciamo che sul biglietto c'erano scritte tante cose perché è stata una partita comunque complessa. Come ha detto Jacopo, da quelle squadre impari tanto, giochi contro probabilmente il meglio che c'è in Italia e di conseguenza tu devi cercare di essere all'altezza ogni possesso e la grande problematica è stata, oltre che offensivamente, perché trovando quei corpi, quelle fisicità lì non era facile fare le nostre cose, è stata anche difensiva, perché giocare contro giocatori di quel livello che sbagliano poco, che sono attenti ai dettagli, che ti portano sempre al limite di quelle che sono le tue capacità, non è semplice. E quindi io credo che la squadra sia stata brava, i giocatori abbiano capito quali sono state le nostre lacune, perché nel periodo successivo invece siamo stati bravi anche difensivamente a salire un po' di tono, ad essere un po' più costanti, cosa che c'era mancata magari contro quelle avversarie lì,
dove oggettivamente se sbagli 10 minuti rischi di perdere la partita. Certo. Questa cosa credo sia una lezione che ci siamo portati via da quel periodo tosto, perché anche Trieste in casa loro ovviamente è una partita che ci ha insegnato molto. Siamo partiti forte, Più ma 18 a un certo più punto. 18, ma non è bastato, perché poi con quel talento, con quelle capacità, con quelle atmosfere, giocare per 40 minuti a volte non è così scontato. Credo che invece ultimamente questa cosa qua sia un po' cambiata, e penso che quel bigliettino alla fine ci sia tornato utile. Ecco. Sì, sì, il bigliettino dell'Immacolata, perché era l'8 È dicembre. vero. Era quella la prima partita del mese di dicembre. Mm. Subito dopo c'è stato il cardiopalma assoluto della Nova Arena, ossia la vittoria dopo 2 supplementari contro la Dinamo Sassari. Mi soffermo un po' su una cosa che hai detto, cioè contro determinate squadre se vai in blackout 10 minuti poi è difficile riprenderla. Invece quella partita forse ha dimostrato, come ha detto anche coach in sala stampa subito dopo, sì, abbiamo avuto un blackout, però l'energia mentale per rimanere in partita, mettere quei tiri, essere comunque aggressivi sulle loro bocche da fuoco nel finale, ci ha permesso poi di portare a casa la prima di 4 vittorie consecutive. Partita penso bellissima da vedere, molto emozionante da vivere sotto vari aspetti. Una sparatoria oggettivamente, citando Jacopo Sì, del nel primo primo episodio. Però partita secondo me che ci ha insegnato a sua volta tanto, per tanti aspetti. Uno, perché non sempre siamo arrivati punto a punto in finali clutch, questa è stata una di quelle volte, e non siamo stati perfetti. E abbiamo avuto però la bravura, come hai detto tu, nei momenti difficili e nel momento in cui probabilmente la partita è diventata chiave, di fare le giocate giuste, attacco e difesa, anche quando magari Sassari aveva un po' più inerzia di noi, perché comunque loro stavano cambiando, erano in un periodo dove stavano trovando confidence, stavano arrivando delle vittorie, una squadra che aveva acquisito un talento, soprattutto tra gli esterni, veramente importante, e quindi non è stato facile. Poi ci hanno un po', diciamo, incartato con una zona che ci aspettavamo ma non così tanto, e quindi una partita veramente vissuta con grandi emozioni, ma bravi ragazzi onestamente a capire quando nei momenti chiave era giusto fare o non fare una giocata. Sì. Forse Tommy ha qualche inimicizia con le squadre di mare, perché quelle triple con Trapani, le triple contro Sassari, non lo so, il marinaio lo dovremmo chiamare. Più che altro gli consiglierei di andare a giocare al mare. Sono sempre canestro. Facciamo una bella costa. Esatto, se in lo vogliamo cittadella. mettere qua fuori, così ogni tanto un po' di sole come Esatto. oggi. Così a suo agio. No, beh, ha fatto una giocata, mi ricordo quella, il palleggio resta e tiro, no? Su quel piccolo laterale per andare a supplementare, incredibile. Poi hanno sbagliato anche loro in difesa, poi però il canestro lo devi fare. Sì, certo. Però mi ricordo anche per esempio la stoppata di Christian nell'1 contro 1 che sembrava battuto e poi se non sbaglio ha stoppato Johnson da dietro, una giocata incredibile, cioè, quindi come ha detto Andre, le giocate sono state quelle giuste sia dietro che davanti nei momenti importanti, quindi ce le teniamo. A proposito di giocate, mi collego alla seconda vittoria di fila poi di questo filotto. La schiacciata di Chris a Cremona, forse l'immagine di quella partita, una partita in cui onestamente non ho mai avuto l'impressione che la potessimo perdere da un certo punto di vista. Beato te. Sì, forse ero troppo ottimista, non lo so, ditemi No, voi. gli allenatori sono sempre un po', Sono un po', sono un po' noiosi. pessimisti, un po' negativi, tranne Meg ovviamente. Vabbè, questo... Però cioè, non so se mi sono spiegato bene, però Cremona era in partita perché non è stato... Però non siamo lo so. stati in controllo. Siamo quello stati in sì. controllo, sì. Sì, abbiamo dato, forse è stata la prima partita che difensivamente abbiamo dato una faccia diversa al nostro gioco, cioè siamo stati molto bravi a non prendere canestri, passiamo in termini stupidi, a non lasciare canestri facili o folate a una squadra che in realtà viveva di quello, cioè, quando avevamo preparata era una delle chiavi della partita, cioè il non farli accendere, il non far sì che i loro
quelli che tu hai chiamato bocche da fuoco, i loro talenti venissero fuori durante la Willis. partita. Willis, Ndiaye, ma lo stesso Casarin, che è molto bravo quando riesce a mettere i piedi in aria, sono stati secondo me veramente veramente bravi per 40 minuti a stare su quelli che erano i nostri obiettivi, il personal, cioè la difesa semplicemente delle caratteristiche individuali, e quello ha permesso probabilmente di dare una sensazione di solidità che forse fino a quel momento lì a memoria non avevamo così tanto percepito, ecco. Sì. Quindi devo dire magari una vittoria di maturità, ecco, se devo usare un po' un'etichetta. In quella partita al Palaradi io avevo avuto anche un'ottima impressione, al di là dei numeri, dell'impatto di Brecott. Mi ricordo alcune giocate molto importanti, o comunque la second unit in generale mi era sembrata, cioè, un ottimo ingresso in campo, e Brecott mi sembra sempre di più un giocatore che ci dà cose importanti in uscita dalla panchina. Vero, sta salendo tanto di tono, sta salendo non solo la sua produzione, che ovviamente è una parte importante del gioco di chiunque, ma sta salendo la sua presenza tecnica ed emotiva in campo, con giocate certamente, ma anche proprio con presenza, cioè dei cosiddetti delle Intangibles. intangibles, sì, delle cosiddette cose che non si leggono nelle statistiche, ma alla fine ti tornano utili. Anche nell'ultima partita, che probabilmente è stata la partita con diciamo più spessore giocata da parte sua, nonostante abbia tirato non benissimo, comunque è stato importantissimo, è stato molto presente, è stato secondo me super utile, anche data l'assenza di Paul, a ricoprire un ruolo che non sempre è stato chiesto di coprire, a farci trovare pronto e soprattutto a giocare nei momenti clutch, dimostrando di essere un giocatore che comunque ha in mano della pallacanestro e che può metterla in campo. Certo. Sono veramente contento per lui, perché lavora ogni giorno super seriamente, arrivava, come dicevi tu, da un periodo non esattamente brillantissimo, quindi sono veramente veramente felice per questa sua crescita. Sì. E dopo la partita con Cremona c'è stata quella in casa contro Reggio Emilia, una bellissima cornice di pubblico innanzitutto, che mi sento di sottolineare, perché stiamo avendo un supporto forse non scontato all'inizio della stagione. Chiaramente ci troviamo in una cittadina piccola, e avere una struttura del genere non sempre ti può assicurare un pienone. Invece ringraziamo i tortonesi perché stanno rispondendo molto bene. Partita contro Reggio Emilia in cui ci siamo assicurati la qualificazione matematica alle Final 8. Quali spunti, quali ricordi hai di quella partita? È stato la continuazione di un processo, nel senso che stiamo pian pianino cercando di diventare più grandi, cestisticamente parlando, e la partita di Reggio Emilia è stata una partita da interpretare, perché questo campionato è ricco di squadre che giocano ad alto ritmo, che giocano veramente al limite, diciamo, del contropiede / tiro nei primi secondi del possesso. Reggio Emilia è una squadra un po' differente, una squadra che ha grande fisicità in tanti ruoli, può schierare quintetti giganti, cosa non semplice da gestire per squadre che magari non hanno quello spessore fisico, e quindi diciamo non gioca una pallacanestro super comune, ecco. Siete stati bravi ad affrontarli conoscendoli, perché il lavoro di preparazione ovviamente aveva permesso ai giocatori di andare a capire quali erano i loro punti forti e non, però molto molto interessante è stato lo scontro appunto contro una squadra che prova a fare una pallacanestro molto ben organizzata, molto attenta ai dettagli, e che fa dei tiratori soprattutto in ruoli atipici come quelli del 4, del 5 a volte, quando vanno con questi stretch bigs, che oggettivamente non è facile da, diciamo, contro cui adeguarsi, ecco. Quindi non male per noi capire anche come giocare contro una squadra che, diciamo, non è esattamente la più scontata di questo campionato. Sì, assolutamente. E al di là del solito Vital, che ormai sta diventando un fattore, che è diventato un fattore offensivo, il miglior marcatore del campionato, tra i nomi papabili come MVP della stagione, Ci dà una mano. ci dà una discreta mano. Quella partita lui aveva fatto 25 Vital, se non ricordo male. In quella partita c'era stato un duello sotto canestro di un certo tipo, da una parte Eceniche,
dall'altra Dominic Olejniczak, doppia, una bella lotta sotto canestro. Comunque Dom mi sembra, così come detto per Brecot, ormai un giocatore affidabile di partita in partita, che può andare contro lunghi differenti come ci sono in questo campionato. In quel caso era un po' battaglia vecchia scuola, no? Da Sì, pitturato. Sì, botte senza esclusione di Botte colpi, da a orbi. destra e sinistra, anzi a un certo punto si è anche acceso lo scontro. Sì. E, Dom, Mimmo per gli amici, Mimmo. deve darci una dimensione diversa rispetto a tutti gli altri, per una questione di caratteristiche fisiche ma anche tecniche. Quello che sta facendo meglio secondo me, oltre all'etica lavorativa su cui non sto neanche a parlare, talmente è bravo e talmente è un ragazzo disponibile, ma quello che sta veramente migliorando è la presenza in area a livello difensivo, cioè ci sta dando una dimensione che, sempre parlando delle partite precedenti dove magari non eravamo così solidi difensivamente, secondo me una buona parte della crescita è anche legata al fatto che lui sta coprendo di più l'area, sta fermando più penetrazioni, sta aiutando i compagni, sta prendendo più rimbalzi, sta facendo vedere quello per cui appunto l'abbiamo preso, e magari è una cosa che va anche un po' oltre i numeri, cioè lì la doppia è chiaro che sono numeri importanti, Chiaro. però anche se non fa 20 rimbalzi, quella presenza è una presenza che a noi cambia la vita. Sì. E il fatto appunto di avere Paul e lui, adesso Paul appunto ha avuto questo problemino, però averli insieme è un bel avere, ecco. È un bel lusso. Nelle ultime partite anche quel suo tirettino stranissimo dal mid range, per ora efficace. L'abbiamo detto anche nella prima puntata, lui si ispira a Kevin Durant. Eh, E non è una battuta. La meccanica è quella. Illegale. La meccanica è quella. Illegale. Lo arresterebbero in metà degli stati. Almeno in 30 stati dell'Unione americani. Europea, però Facile. noi ce l'abbiamo. Quando torna in Polonia. E invece, chiudendo questa ottima striscia di risultati, appunto siamo entrati nel 2026 un po' di panettone nello stomaco, però non appesantiti, perché siamo andati a giocare su un campo tosto come quello del Paladesio, e se posso in altre due trasferte recenti con pubblici caldi come erano quelli di Bologna e quelli di Trieste, non dico che l'abbiamo sofferta, però è comunque un fattore, no? Andare a giocare su quei campi Non è mai facile. non è mai Assolutamente. facile. Contro Cantù, ambiente caloroso, uno dei più stimolanti forse dove giocare nel nostro campionato, siamo riusciti a emergere vittoriosi. Una partita in cui alla fine, anche grazie alle giocate di uno Strautins che a inizio campionato c'era mancato, Assolutamente. è stata una vittoria di spessore. E un'altra partita che ci ha insegnato qualcosa di nuovo, perché una caratteristica che abbiamo sempre avuto era che noi eravamo sempre partiti molto forte. Tendenzialmente è raro, esclusa magari la partita con la Virtus, però stiamo parlando di una squadra veramente difficile da affrontare in casa, è raro trovare una partita dove non siamo partiti bene. Sì, Onestamente con Cantù siamo partiti malissimo. molto male. Cioè, parziale per loro, pubblico acceso, più o meno tutto quello che volevamo evitare, ecco, è un po' successo in quei primi 5 minuti, però a maggior ragione va dato adito ai ragazzi di quello che sono riusciti a fare dopo, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista emotivo, nel rimanere nella gara, nel provare a spegnere comunque gli Eagles, che sono una delle migliori tifoserie in Italia, in un ambiente molto caldo. Non era facile, ma secondo me un altro passo verso la maturità di cui parlava Jacopo prima, perché anche andare a vincere con regolarità fuori casa, se vuoi provare a far bene in questo campionato, è fondamentale. Certo. È fondamentale. Ci sono due giocatori secondo me di quella partita che uno ha avuto un momento di flessione, ma credo che sia migliorato proprio al pari di Brecot, e cioè Prentice Hub sta avendo molto più le chiavi della squadra in mano, no? Proprio come gestione, penso, dei possessi. E un altro giocatore che invece ci dà sempre un contributo molto solido, che è Justin Gorham, oltre alle giocate spettacolari, presenza importante. Dimmi un po' su questi due. Prentice è in un momento, credo, dove sta consolidando il suo gioco, cioè lui è sempre stato un realizzatore, adesso sta avendo impatto come creatore, quindi non solo per se stesso, ma sta veramente mettendo in ritmo tutti.
si sta sbattendo in difesa, e lo sottolineo perché ognuno dei giocatori, no, coinvolti in queste partite veramente sta facendo uno sforzo enorme in difesa. Penso anche a Tommaso, che io lo conosco da una vita, ma quest'anno veramente ha avuto un upgrade a livello di mentalità difensiva, di cercare di essere più performante a livello difensivo, che mi stupisce e comunque mi rincuora, nel senso che è sicuramente un buon punto di partenza. E Prentice sta dimostrando quelle che sono le sue qualità, cioè le sta cercando di far venire fuori ogni partita di più. Sicuramente ancora delle diverse cose da affinare, però il fatto di avere un giocatore come dire, così creativo nei pick and roll, non avendo poi ancora appunto Ezra, quindi un altro handler, ci permette di avere sicuramente più pericolosità, perché noi magari avendo pericolosità interna, scusami, con Arthurs, con Dominic, come avevamo detto prima, magari sai, sui pick and roll tendi a fare un po' più fatica. Invece Prentice secondo me sta eseguendo bene il suo lavoro, e Justin è un po' il nostro handyman, il nostro tuttofare, no? Perché fa tutto, difende, corre, tira, non fa niente in maniera, diciamo, da specialista, però sta avendo un grande impatto, sta avendo, secondo me, anche lui una crescita difensiva veramente notevole, e soprattutto ci sta dando una dimensione a livello di fisicità, che era quello di cui parlavo prima, e di atletismo, che è necessaria a questo livello. Penso contro Cantueri, rimbalzi offensivi che ha preso, penso alla partita contro Reggio Emilia, dove ha praticamente annullato Citam. Questa partita poi ha fatto 2 schiacciate contro Cantù, sì. quindi Bravo. cioè, ci sta dando contro Sassari, che non era una partita facile. Thomas, che era il loro numero 4, non l'abbiamo praticamente visto, ed è stato l'MVP della partita con Brescia, l'ultima di campionato. Quindi sai, ci sono cose che, come Dominic, magari non vanno nelle statistiche, che però poi noi per fortuna ci ritroviamo e ci teniamo ben stretto, anzi continuiamo a cavalcare. Però è sintomatico, penso, il fatto di non avere grandi giocatori di statistica è sintomatico del fatto che è un lavoro di squadra, Certo. no? Quindi il team job. Quindi... Un'altra cosa che non va nelle statistiche, Justin fa degli ottimi regali di Natale, visto che Sì, impegnativi, Impegnativi. perché è stato molto gentile, nel senso che un giorno avrei dovuto intuirlo, è venuto così d'amblè a chiedermi ma quali sono i tuoi hobby, le tue cose. Allora è uscito quello della lettura e onestamente mi ha fatto 2 regali molto belli, perché sono 2 libri interessantissimi, però diciamo dovrò mettermi lì con grande attenzione, carta e penna, a prendere appunti, perché sono 2 temi molto importanti da sì, approfondire, sì. però lo apprezzo molto. sono stati molto originali, ragazzi. Vero. Molto originali. E se non l'avete visto, andate a recuperare il nostro Secret Santa, anche se ormai passata anche la Befana, però vabbè, il clima natalizio. Una risata la regala sempre. Assolutamente. E per chiudere, prima poi delle partite successive avremo appuntamenti importanti sul campo di Brescia. Ci sarà una partita, forse una delle partite dell'anno qui in Nova Arena contro Milano. Volevamo anche spendere 2 parole su quella che è stata una bellissima parentesi per il BCC Dertona Basket, la Coppa Italia giocata qui in Nova Arena. Innanzitutto un'ottima cornice di pubblico nella finale contro Schio, straordinaria, e comunque le ragazze che hanno dimostrato, ancora il discorso di prima, energia mentale. Comunque arrivare all'intervallo contro una corazzata assoluta come Schio, avanti, battere la Reyer Venezia in semifinale, Campobasso che è un'ottima squadra ai quarti. Come vi sono sembrate queste ragazze? Guarda, abbiamo vissuto questi 3 giorni perché abbiamo provato a guardare più partite possibili per cercare appunto di stare vicino alle ragazze. È stato bellissimo il fatto che già le semifinali siano state dovute essere spostate di là, certo, perché appunto la richiesta dei biglietti era superiore a quello che si aspettavano, quindi già questo un bellissimo segnale, per poi arrivare alla cornice di pubblico di più di 3.000 persone che c'è stata per la finale con Schio, dove oggettivamente, come hai detto tu, le ragazze sono state super concentrate, super attente, super combattive e hanno tenuto testa, anzi sono state davanti, hanno guidato la partita per lunghi tratti. Poi è chiaro che stiamo parlando di una squadra
veramente importante come quella di Schio, però nulla da togliere al percorso che hanno fatto le nostre giraffe, che oggettivamente si meritavano tutti gli applausi che hanno sentito nella nuova arena ieri sera. Con Pollo un po' acciaccato potremmo chiedere in prestito Pallas, perché a rimbalzo rimbalzini, Quei 20 rimbalzi le li mette. due rimbalzini li prende. Un po' di sinergia, dai. Tra maschile e femminile. La tripla di Anastasia, comunque Sì, io qualcuno la prenderei volentieri ogni tanto. Io sono innamorato del post basso di Fondren. sì. Pazzesco, Baricentro. Ma rimbalzi attacco, post basso, super anche lei, veramente brave tutte. Peccato per il risultato finale, ma comunque direi uno step significativo per la crescita della squadra. Coppa Italia femminile appunto che si è giocata, si giocherà la nostra. Penso che ci ritroveremo prima della Coppa Italia per fare una chiacchierata. Se così non fosse, ci vediamo dopo Torino. Ragazzi, grazie di seguirci, di sostenerci come sempre. Ragazzi, grazie a voi per essere qui al mio fianco Grazie a te, col Cesare. microfono in mano. Grazie. E ci vediamo alla prossima. The cap up on my head, no, I can't never go out, bruh. Think my shooter then went devil some, cause all he do is stir. My name spread like the coronavirus, shiesty in the earth.